Queste sono le note su cui migliaia di napoletani prima e tutto il mondo poi ha cantato e continuerà a cantare per sempre per omaggiare l'idolo che ha fatto sognare tutti noi. Un idolo che col suo talento e la sua voglia di arrivare ha preso a calci la fame e la povertà. Il 30 ottobre 1960, in una città di Buenos Aires, nasce un piccolo genietto che per le strade del barrio coltiva la sua voglia di fare una cosa: giocare a pallone. Il piccolo Diego Armando ha delle doti tecniche incredibili, uniche e mai più ritrovate in nessuno negli anni a venire. Così forte che fa il suo esordio tra i professionisti all'età di quasi 16 anni, dove fa vedere fin da subito ai grandi che non sarebbe stato un giocatore normale, ma un diamante grezzo destinato a diventare il più bel diamante mai esistito. Diego diventa un personaggio un po' controverso, si espone molto a rischi, a debolezze, sbaglia molto nella sua vita, diventa scomodo e sicuramente non perdonabile per alcune scelte che ha fatto. Ma oggi non sono qui a parlare di questo, non sono qui a giudicare il suo vissuto, sono qui per celebrare le gesta di un mito e di una leggenda sportiva. Se potessi raccontarlo, lo farei con i colori. E i colori che userei, tra i colori che userei sicuramente ci sarebbe il nero. Sì, il nero, perché il nero faceva parte un po' della sua persona. Quel dark, quel nero che gli ha fatto commettere tanti errori, una parte che non riusciva a frenare, no? Una parte che era sicuramente molto più forte di lui e quindi non riusciva magari neanche a gestire. Ma nero, anche come quei ricci e quelle puma che hanno incantato tutto il mondo. Il rosso. Sì, il rosso perché Diego era passione vera, passione che metteva nella vita di tutti i giorni, con le persone attorno a lui, la passione che metteva nelle sue lotte politiche, sociali, e la passione che l'ha contraddistinto in quel prato verde, in mezzo a tutti quei comuni mortali. Verde come quel prato che gli ha permesso di raccontare la parte più bella, più gioiosa e più gloriosa della sua storia. Giallo come il sole, perché era cagliente come il sangue argentino e teneva agazzimmo come uno scugnizzo napoletano. Azzurro come quel colore che ha indossato con orgoglio a strisce per la gloria di un'intera nazione e come quella maglia che l'ha fatto diventare figlio di una città, di un popolo, con la quale ha riscattato l'immagine di una terra tanto spettacolare quanto particolare. Bianco. Sì, devo dire bianco. Bianco perché Diego era un'anima pura. Alla fine era un buono, era un bambino e per questo ageva istinto che probabilmente nella vita l'ha fatto sbagliare molto, ma che nel calcio l'ha fatto eccellere talmente tanto fino a farlo diventare il calcio in persona. Di questo campione si parla tantissimo, dai tempi, della sua vita sempre sregolare, oltre al limite, o di quel mancino che Dio, e ribadisco solo Dio, poteva avergli donato, di quel talento cristallino che ha fatto sognare grandi e piccini e ha reso orgogliosi centinaia di migliaia di persone. Talento per la quale sono stati scritti testi, sono state cantate canzoni, e del quale non si smetterà mai di raccontare. Ma chi è stato al suo fianco? Chi ha lottato con lui in campo? Chi è stato con lui veramente vicino? Racconta molto di più del Diego leader, del leader che era in Diego Armando Maradona uomo. Un uomo che ha sempre messo la faccia nel bene o nel male, in tutto e per tutto. Un uomo disponibile con tutti, dal più importante alla ruota del carro, che per lui ruota del carro non era, perché Diego arrivava dal basso e sapeva che cosa vuol dire arrivare dal nulla. E quindi non si sarebbe mai, e ripeto mai, permesso di classificare le persone. I suoi compagni parlano di una persona che prendeva decisioni non sempre molto lineari, ma che si prendeva sempre le responsabilità di tutto. Non si nascondeva dietro a niente, dietro a nessuno. In campo poi non ne parliamo. Si dice che ti prendesse praticamente per mano e ti portasse letteralmente alla vittoria. Stagione 1986-1987. Diego trascina a suon di gol e assist con una leadership da comandante alla vittoria dello scudetto il Napoli. Mai Napoli era stata portata così in alto, non solo a livello mondiale, non solo a livello italiano, ma a livello mondiale.
Quell'ometto, di neanche 1,70 m, voleva conquistare l'universo. Voleva completamente conquistare l'universo. Perché? Perché il mondo l'aveva già conquistato in quello stesso anno. In un mondiale è entrato nella storia per quella sua voglia di realizzare il suo sogno da bambino, che nessuno, e ripeto nessuno, avrebbe potuto strappargli dalle mani. E per quella partita, che si ripete in continuazione nei teleschermi, da sempre e per sempre, dove si vede una prodezza d'altri tempi, per qualità, fisicità, estro, genio, la voglia del trascinatore, e dove apparve la mano degli ossi. Quella partita, quel piccoletto la voleva vincere a tutti i costi, anche perché per lui aveva un valore molto grande. Voleva rivendicare i morti argentini nella guerra contro gli inglesi delle Falkland del 1982. E praticamente si caricò sulle spalle una squadra, anzi no, non solo una squadra, tutto un popolo, tutto il popolo del tango e dell'asado. L'anno prima però aveva voluto regalare ai suoi fratelli partenopei, ho detto sì fratelli perché Diego è figlio di Napoli, una vittoria importantissima contro la Juve, con un gesto folle, fuori da ogni logica, contro ogni legge della fisica. Ha deciso lui di vincere quella lotta contro i rivali di sempre. E il Diez, ancora una volta nella sua vita, si era preso la responsabilità di decidere le sorti del destino, perché quel destino voleva scriverlo lui. Boh, Diego, ma sei sicuro che passa? Come fa a passare questa palla? Non può passare, non passa. E invece passa. Passa, è come se passa. Maradona vince un altro scudetto nel 1990 con prodezze e carisma che faceva sentire i suoi compagni sicuri, consapevoli e cinici, praticamente invincibili. Nello stesso anno El Pibe de Oro, così soprannominato dagli amici, porta l'Argentina Italia 90, dove si presenta in condizioni non ottimali, per un infortunio che gli aveva creato un ematoma alla caviglia, ma si presenta. Agli ottavi di finale sfida un fortissimo Brasile, un Brasile stellare, ma lui sfodera l'assist per Caniggia per il gol della vittoria. Anche lì, ancora una volta, il piccolo genietto aveva voluto metterci il suo zampino, semplicemente perché? Perché c'era bisogno di lui, perché alla chiamata Diego lui rispondeva sempre presente. Ai microfoni della stampa si presenta e tira sul piede, sul tavolo, per far vedere la caviglia gonfissima e grossissima, dicendo loro che lui aveva giocato contro il Brasile così, con una gamba sola, e aveva vinto. Questo era Diego. Questo era lui. Estremo, genio e sregolatezza, bianco e nero, uomo e bambino, ma sicuramente era stato un leader indiscusso, che non ha avuto paura di niente e nessuno. Lo capisci da questa sua frase che recita così: è fantastico ripercorrere il passato quando vieni da molto in basso e sai che tutto quello che sei stato, che sei e che sarai non è altro che lotta. Diego si ricordava da dove arrivava. Io ti ringrazio per tutto il sogno che mi hai fatto vivere, Diego. Però devo dirti una cosa. Devo dirti realmente una cosa. Io un po' ce l'ho con te. Poco, ma ce l'ho con te, perché certe cose te le potevi risparmiare. Ti sei sporcato l'immagine al di fuori dal campo, tu Diego, tu che eri bello come il sole, bello dentro e bello fuori. Saresti stato perfetto. Però forse pensandoci bene, non saresti stato Diego Armando Maradona. Adios, leggenda.